Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo video vedremo come preparare in casa una mascherina per lo stencil. Quindi vediamo che cosa ci occorre. Innanzitutto ci occorrerà un foglio di acetato che potrete acquistare in cartoleria e viene venduto normalmente nel formato A4. Poi ci servirà una base semirigida su cui intagliarlo e quindi andrà benissimo del cartone pressato. Per esempio potete usare il fondo di un album da disegno. Poi un pennarello indelebile che ci servirà per riportare il disegno sul foglio di acetato e un taglierino per intagliarlo. Il taglierino può essere di vario tipo, il migliore è questo tipo bisturi che deve avere una punta e una lama estremamente affilata proprio per fare un buon lavoro. E questi taglierini li potete trovare nei negozi di hobbistica. Quindi una volta che avete deciso quale disegno riportare sul foglio di acetato, potete anche decidere di disegnarvelo da voi. Io per esempio ho fatto questo disegno molto semplice proprio solo per fare questo esempio. Ricordatevi che più il disegno è semplice e più sarà facile fare tutto il resto del lavoro. Più è complicato il disegno e più avrete molto da lavorare con il taglierino, cosa che non è proprio estremamente semplice. Quindi andiamo a riportare il disegno sul foglio di acetato. Lo fermiamo con un pochino di nastro adesivo e poi procediamo a ricalcarlo. E procediamo a intagliarlo con il taglierino. Ecco fatto. Quindi prendiamo il nostro stencil e lo assicuriamo al supporto che dobbiamo decorare con un po' di nastro adesivo, perché è molto importante che non si muova. Naturalmente può essere utilizzato in entrambi i versi e quindi, cercando di tenerlo il più fermo possibile, utilizziamo un pennello per lo stencil, che può essere anche semplicemente un pennello fatto con della gomma a piuma. Intingiamo leggermente il pennello in un po' di colore acrilico e poi andiamo a tamponare, cercando di tenere il più fermo possibile lo stencil. Andiamo a tamponare. Prima che si asciughi togliamo lo stencil in modo che possiamo andare anche a pulirlo per non rovinarlo e poterlo riutilizzare in un'altra occasione. Ed ecco che abbiamo ottenuto la nostra immagine. Nel prossimo video vedremo come preparare un impasto per fare invece uno stencil in 3 dimensioni. Quindi vi do appuntamento al prossimo video
e grazie per avermi seguito e ciao. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un like e condividetelo sui social con chi ha la vostra stessa passione. Usate i commenti per fare domande o per proporre nuovi argomenti per i prossimi video. E se vi fa piacere continuare a seguirmi, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per sapere sempre quando pubblicherò un nuovo video. Grazie per la visione e ciao!